Salve a tutti! Continuiamo il progetto del PFC con la parte relativa all'analisi del circuito e allo sbroglio su PCB. Infatti il circuito che è riportato qui sul foglio e che si trova anche sul datasheet dell'IR 1150 è diciamo il circuito che vuole rappresentare diciamo lo schema base di quello che è il PFC quando si usa questo integrato. Poi in realtà il circuito nella pratica si compone di altri componenti di cui adesso andremo a vedere il perché e poi ovviamente va sbrogliato in modo corretto perché è importante per far sì che in effetti funzioni correttamente. Quindi adesso andiamo su PC dove vedremo direttamente su KiCad sia lo schematico che lo sbroglio. Eccoci qui su KiCad, quindi questo è lo schematico completo del PFC. Eh, allora, partendo dall'inizio, abbiamo i connettori su cui poi si andrà a connettere la rete, il fusibile da 5 A, quindi un fusibile in ingresso, e il ponte. Dopodiché inizia il circuito. Subito incontriamo un NTC. Questo componente è di fondamentale importanza perché, come abbiamo detto, oltre al PFC, quindi induttore, switch e diodo, è presente quest'altro diodo che mette in cortocircuito questo ramo in questa direzione e lui entra in funzione solo durante il primo ciclo in cui il circuito viene connesso alla rete. Quindi quando si connette, la prima carica di questo condensatore non passa attraverso l'induttore. Questo perché potrebbe provocare una sottoelongazione tale da mandarlo in saturazione e quando l'IGBT si va ad accendere potrebbe, diciamo, danneggiarlo, potrebbe non reggere quell'alta corrente. Quindi si preferisce fare questo sistema e far confluire la corrente su questo diodo. Ovviamente questo metterebbe in corto diretto il condensatore con il ponte a diodi e per questo motivo si utilizza quest'altro componente che è un NTC che evita le inrush, quindi appena si connette il circuito lui offre una resistenza in questo caso di circa 5 ohm. Man mano che poi scorre la corrente, lui si riscalda e la resistenza tende quasi a zero. Quindi lui entra in funzione solo nei primi cicli del circuito e poi ovviamente si disattiva e lascia passare tutta la corrente possibile. Poi incontriamo subito una resistenza di scarica perché quando poi il circuito viene staccato questo condensatore può rimanere carico e quindi è buona cosa farlo scaricare attraverso una resistenza. Qui incontriamo un MOV, ovvero un Metal Oxide Varistor, che ha la funzione di, nel caso in cui ci dovessero essere dei transitori molto eh, dei transitori di tensioni pericolose che superino valori proibitivi, ad esempio questo è da 430 volt, lui si attiva velocemente e fa scaricare la corrente attraverso di lui, quindi impedisce che con l'alta tensione arrivi poi ai componenti a valle. Qui incontriamo l'integrato, quindi con tutta la sua circuiteria di controllo attorno, e questo è stato già ampiamente visto nei precedenti video, quindi non c'è molto da dire. Questo è lo shunt e qui incontriamo lo stato di pilotaggio, quindi dal driver integrato dell'IR 1150 il segnale arriva direttamente al gate driver, al gate dell'IGBT e, e questo sistema serve perché nella fase di carica la corrente scorre attraverso questa resistenza.
perché il diodo ovviamente è interdetto. Nella fase di scarica potrebbe essere necessario avere una scarica veloce dell'IGBT per ridurre le perdite e quindi è probabile che andrò a utilizzare questo sistema in modo da farlo scaricare velocemente, quindi per ridurre le perdite. Ovviamente dal punto di vista delle EMI eh, questo è assolutamente, diciamo, vietato, quindi nel caso metterò solo una resistenza e smonterò questa parte. Però è una cosa che andrà vista poi quando il circuito sarà realizzato. Questo è l'induttore, quindi questo è il diodo. Qui abbiamo il ramo di sensing dell'overvoltage protection perché nell'integrato c'è un pin che controlla nel caso in cui la tensione dovesse andare oltre un valore limite impostato che in questo caso è 430 volt, va a disattivare immediatamente lo stato di driver dell'IGBT, mentre questo è il ramo di feedback. Quindi da questo punto si va al pin dell'integrato che appunto va poi nel PI ad effettuare l'integrazione della tensione letta in uscita. Sono state messe due resistenze da 500k in modo da distribuire, perché comunque queste resistenze scalderanno parecchio, quindi si va sia a distribuire il calore che la tensione, perché se ci fosse solo una resistenza la caduta sarebbe così alta che si potrebbero provocare delle scariche, quindi di solito si mettono sempre più resistenze a valore divise per evitare questa cosa. E poi sul feedback e sull'overvoltage vado a mettere un trimmer per poter effettuare delle regolazioni di fino o comunque per poter variare la, la protezione della tensione di uscita e il feedback nel caso in cui volessi avere un'alta tensione di progetto, almeno nelle prime fasi di prova. Quindi questi saranno utili nelle fasi di test, poi una volta diciamo stabilizzato il prototipo non si toccheranno più. In uscita poi vi è questo appunto condensatore da 1 millifarad e su cui in parallelo è stato messo un altro mob, quindi onde evitare che la tensione di uscita arrivi a valori proibitivi nel caso in cui l'integrato dovesse fare qualcosa di strano o nel caso in cui si dovesse rompere il feedback o l'overvoltage, c'è comunque un altro componente eh, separato che entra in azione, quindi evita che ci siano danni nel circuito. E poi vi è il fusibile da 3 A prima di giungere ai due connettori di uscita. Quindi nel caso in cui il carico dovesse assorbire più di 3 A, quindi stiamo parlando di una potenza di quasi 200 watt superiore a quella di progetto, per far passare da qui 3 A, il fusibile si rompe, quindi evita che ci siano danni ai componenti del circuito. Per quanto riguarda altri circuiti ausiliari, eh, qui vi è la parte di controllo della ventola, quindi molto semplicemente andrò ad connettere alla scheda un'alimentazione ausiliare di 12 volt che servirà anche per alimentare l'integrato e poi da queste 12 volt vado a generarmi una 5 volt per alimentare una piccola ventola che andrò a mettere su questo connettore e che diciamo darà un po' di aria forzata al dissipatore, ma potrebbe anche non essere necessaria, quindi nel frattempo la metto, poi nel caso in cui mi accorgessi che il dissipatore non si scalda molto, non andrò a utilizzarla. Passiamo ora a vedere lo sbroglio, quindi ecco qui come dovrebbe essere la scheda una volta realizzata. Stiamo parlando di un quadrato 10x10. Il motivo del quadrato è perché sono le dimensioni massime con cui far produrre una scheda senza, diciamo, avere dei costi elevati. Quindi questa sarà a disposizione dei componenti. Questi in linea verranno disposti gli attivi di potenza che poi andranno montati dalla parte di sotto.
in modo da mettere il dissipatore in questa zona sotto la scheda, quindi la scheda sarà sopra e il dissipatore sotto. Con questi tre componenti montati al contrario e attaccate il dissipatore. L'unico package doppio è il diodo, quindi ho messo due package, sia il TO 220 che il TO 247, perché non ho mai usato questo diodo e nel caso in cui non dovesse risultare buono, per svariati motivi, almeno ho la possibilità di poterlo sostituire con uno più corazzato che ho già in magazzino. Mentre per quanto riguarda l'IGBT, non credo che questo presenti problemi, quindi ho messo solo il footprint del package TO220 modificato, quindi ho effettuato una modifica perché essendo che si raggiungeranno elevate tensioni, non vorrei che potessero essere, si verificano delle scariche fra il collettore e l'emettitore. Quindi ho messo, diciamo, una sovradistanza per stare tranquillo, quindi quasi una distanza di 1,5 mm tra il pin di collettore ed emettitore, che dovrebbe evitare qualsiasi fenomeno spiacevole. Qui ci sarà l'induttore che, come si vede, è diciamo, un footprint abbastanza generico perché non riesco a mettere l'induttore su scheda perché è troppo grande l'EDT49 e soprattutto magari se riesco a trovare un induttore custom diverso riesco a collegarlo in diverso modo, quindi non ricordandomi cosa ho nel magazzino faccio questo footprint generico e poi lì vedrò cosa fare. Quindi ci sono sia delle pad e sia dei buchi su cui poter eventualmente adattare qualcosa. Qui ci sarà una connessione della rete, qui ci sarà la connessione della tensione ausiliaria, qui la connessione della ventola, questo è l'NTC fusibile di ingresso, fusibile di uscita, connettori di uscita. Questo è il MOV di sovrattensione di uscita, MOV di sovrattensione di ingresso, e questo è il diodo di startup, quindi quello che entra in funzione la prima volta, e poi qua c'è il condensatore di uscita e dalla parte di sotto c'è tutta questa piazzola di ground, eccola qui ben visibile, dove è connessa la massa dell'integrato e poi attraverso questo shunt poi si ritorna indietro col sensing di corrente, quindi la massa dell'integrato è connessa alla massa generale del circuito che è questa. Tutta questa parte, diciamo, si trova sotto massa, quindi che poi si riconnetta al meno del ponte. Questa piazzola così grande è necessaria perché per cercare di diminuire il più possibile l'induttanza dispersa di questa zona, perché qui ci sarà una maglia relativa alla corrente che circola in uscita e qui ci sarà una maglia relativa alla corrente che circola in ingresso, quindi qui ci saranno delle correnti molto impulsive perché quando l'IGBT è acceso la corrente di ingresso fa questo percorso, quando è spento fa quest'altro. Quindi o questo, quindi ho cercato di farla più grande possibile per uniformare questa zona ed evitare che ci siano scollamenti. Vedremo poi quello che succederà, ma spero che non ci siano problemi sotto questo aspetto. E poi qui ho posizionato il condensatore di ingresso. Sì, infatti prima nello schematico forse ho mancato di dirlo, ma c'è questo piccolo condensatore che è necessario perché ovviamente quando l'IGBT commuta ci sono delle forti correnti impulsive che passano all'induttore, quindi per evitare che passino sul ponte è preferibile farle passare su questo condensatore che sarà
un polimerico e che quindi riesce a reggere anche elevate derivate di corrente su questo componente. Ho messo due footprint perché, nonostante il piccolo valore di capacità, in realtà sono molto grossi proprio perché sono fatti per queste correnti impulsive. Quindi vedo se ne ho a disposizione uno, nel caso ne metto due da 150 nanofarad. E, e niente, quindi questo diciamo è lo sbroglio che ho pensato di fare. Eh, quindi ho cercato di farlo per quelle che sono le mie conoscenze il più vicino alla teoria, quindi poi vedremo se in effetti ci sono parecchi disturbi su scheda oppure se la situazione è abbastanza pulita. Inoltre, intorno a tutti i componenti del circuito di controllo, quindi nodi di feedback, circuito di compensazione, ho piazzato molti test point in modo da poter vedere poi con l'oscilloscopio se ci sono dei problemi su qualche nodo dell'integrato, perché è la prima volta che lo uso, non ho avuto modo di testarlo su breadboard, quindi di verificare la logica, vedere se c'è qualche problema pratico da qualche parte, quindi mi sono affidato solo alla teoria e quello che potrebbe succedere è che poi in fase di test c'è qualcosa che mi sia sfuggita o c'è qualcosa di pratico che non possa funzionare. Quindi diciamo che sotto questo aspetto mi sono cercato di tutelare il più possibile. Questo è il problema appunto di quando non si ha la possibilità di testare praticamente i circuiti che si stanno facendo step dopo step. Quindi diciamo che questo circuito è stato progettato solo a livello teorico e, e quindi la risposta pratica la si scoprirà direttamente sul prototipo. Se ci sono problemi si vedranno lì e se non si possono risolvere lì restano, quindi questo è lo svantaggio di fare prima tutta la parte teorica e poi tutta la parte pratica. Ma diciamo che lo sbroglio tutto sommato non è venuto diciamo male male, è venuto abbastanza bene. Quindi questo è tutto quello che c'è da dire per quanto riguarda sia lo schematico che lo sbroglio. E poi, ultima aggiunta, mentre realizzavo la scheda ho pensato bene di iniziare anche a metterci il nome, infatti essendo che verranno prodotte per fare qualcosa di carino, metto sia il nome del canale, il nome del progetto e anche la versione, così almeno mi immagino fra qualche periodo quando ci saranno centinaia di queste schede, non mi ricorderò manco più di cosa parlavano e quindi almeno con la versione, il progetto, ci sarà meno entropia nel laboratorio. Molto bene, quindi abbiamo visto tutti i punti salienti dello schematico e del PCB, quindi adesso quello che resta da fare è inviare i Gerber, far realizzare la scheda e poi niente, quando avrò la possibilità di poterla montare e testare, farò gli altri video per chiudere questo progetto. Per il momento quindi è tutto. Alla prossima!